Partecipare a Wrestling Kingdom è sempre un qualcosa di magico, anche perché dà l'opportunità di lottare all'interno del Tokyo Dome, un'arena speciale per qualsiasi wrestlers. Esibirsi al Tokyo Dome è il sogno di molti, anche perché si tratta di competere davanti a migliaia di persone nello stadio e davanti a milioni di persone che seduti sul proprio divano non vedono l'ora di godersi il pay-per-view più importante nella storia del wrestling giapponese. Negli anni passati questo era un privilegio che veniva concesso solo agli uomini, ma da qualche tempo a questa parte, grazie alla partnership che si è instaurata tra New Japan Pro Wrestling e Stardom, anche le donne hanno potuto iniziare a esibirsi in uno degli stadi più iconici del mondo. Si è iniziato a Wrestling Kingdom 14, show andato in onda il 4 gennaio del 2020, dove Arisa Oshiki e Mayu Iwatani lottarono un dark match contro Giulia e Ana Kimura. Questa battaglia fu la prima volta in cui la Stardom mise piede al Tokyo Dome a Wrestling Kingdom, segnando l'inizio, direi, ufficiale della collaborazione tra le due compagnie. Da quel momento in poi la partnership tra i due brand si fece sempre più consistente. Il tutto portò la New Japan Pro Wrestling a creare un titolo femminile, la IWGP Women's Championship, in modo da garantire una partecipazione più costante agli eventi della New Japan Pro Wrestling alle ragazze della Stardom e del mondo intero, regalando una parte importante dello show a queste eccellenti atlete. Fatto sta che uno dei match femminili più importanti di Wrestling Kingdom è stato senza ombra di dubbio il match tra Kairi e Tam Nakano, che andò in onda durante Wrestling Kingdom 17. Un match che fece parlare di sé non tanto per la prestazione delle due atlete, ma principalmente per via del minutaggio che fu molto scadente e che deluse le aspettative. Questo incontro venne in futuro ricordato maggiormente perché subito dopo ci fu il debutto di Mercedes Moné in New Japan Pro Wrestling, il che portò a sfidare Kairi a Battle in the Valley a febbraio del 2023 e a conquistare il titolo, che poi perse qualche mese più tardi a All Star Grand Kingdom contro Mayu Iwatani. Una Mayu Iwatani che da quel giorno non si è più fermata e ha continuato a difendere con successo il titolo fino ad arrivare al tanto atteso scontro con Azumi, che andrà in onda sabato 4 gennaio a Wrestling Kingdom 19. Il regno di Mayu Iwatani non è partito nei migliori dei modi. Durante il 2023 Mayu difese poche volte il titolo, che finì presto nel dimenticatoio e sotto accusa dai fans, che iniziarono a chiedersi quale realmente fosse l'intento della New Japan Pro Wrestling con questa cintura e se fosse stata davvero una buona idea quella di creare questo titolo. Fatto sta che dal 2024 in poi il regno di Mayu ricevette una sveglia importante, che vide il titolo iniziare a brillare grazie alle costanti ottime difese di cui fu protagonista la Iwatani. Sì, perché ormai le difese a 5 stelle portate in auge da Mayu sono sotto gli occhi di tutti. Da inizio 2024 la Iwatani ha potuto contare su difese titolate splendide contro Shuri, Mina Shirakawa, Sari, Toni Storm, Omo Watanabe e così via. Un 2024 eccellente per Mayu, che è stata capace di dar vita a una cintura che sembrava pronta a essere rottamata, ma che grazie al suo incredibile carisma e alle sue ottime performance è tornata a brillare di luce propria. Ora però sulla sua strada c'è una giovane lottatrice che però ha esperienza da vendere e che già possiamo considerare una veterana del ring a soli 22 anni. Azumi è il prototipo di wrestler perfetta, siccome racchiude in sé tutte le qualità di cui ha bisogno un atleta per sfondare. Azumi ha grande talento, ha la giovane età dalla sua parte ed è intenzionata a mettere fine alla dominanza di Mayu Iwatani, che negli ultimi anni si è sempre distinta come pietra di paragone per tutte le lottatrici della Stardom e non solo.
Chi segue la Stardom già da qualche tempo conosce perfettamente la storia di Azumi, dal suo debutto avvenuto addirittura a 11 anni e dal percorso fatto da lei stessa, prima in Queen's Quest e ora in Neo Genesis. Durante la sua decennale carriera, Azumi ha conquistato diversi allori, come gli Artist of Stardom Titles o la Speed Championship, ma le è sempre mancato di fare il grande salto, quello step in più che l'avrebbe portata a conquistare la White Belt o la Red Belt, i 2 titoli più importanti della Stardom. Fatto sta che, questa potrebbe essere, l'occasione di una vita. Vincere l'IWGP, Women's Championship al Tokyo Dome contro Mayu Iwatani e mettere fine al suo leggendario regno, che ormai ha passato i 600 giorni. Un'impresa del genere catapulterebbe Azumi nell'Olimpo del wrestling mondiale. Una, vittoria così prestigiosa ripagherebbe tutti i tentativi non andati a buon fine che in passato hanno incorniciato la carriera di Azumi, etichettandola come lottatrice incompleta, proprio perché, dopo 10 anni non è ancora riuscita a staccare il biglietto per il top della Stardom, restando attualmente ferma in un limbo. Un qualcosa quindi che fa gola ad Azumi, che sa che, conquistare l'IWGP Women's Championship è uno step che la porterebbe finalmente al top del wrestling giapponese. Ma Iwatani però non è una wrestler facile da, battere. Direi tutt'altro onestamente, e lo ha dimostrato ampiamente durante tutto il suo regno, respingendo tante talentuose atlete che avevano provato a conquistare la gloria a discapito della Iwatani. Ecco perché il mio pronostico va in favore proprio di Mayu Iwatani, che, credo vincerà e continuerà il suo leggendario regno. Certo, Azumi non sarà un'avversaria facile da battere, ma Mayu ci ha abituato a grandi imprese nel corso della sua illustre carriera e sono certo che saprà abbattere anche l'ostacolo chiamato Azumi per conquistare una vittoria super prestigiosa a Wrestle Kingdom, nonché all'interno del Tokyo Dome. Ora però, parola a voi. Fatemi sapere nei commenti il vostro pronostico e il vostro pensiero su questo imminente match che promette di riscrivere la storia di Wrestle Kingdom e del wrestling femminile mondiale. Ahimè, siamo arrivati anche oggi al termine del video, dunque vi invito a lasciare un like, a condividere il video con quante più persone possibili in modo da far conoscere i miei contenuti a tutti i vostri amici, a iscrivervi al canale attivando anche la campanella per restare sempre aggiornati con le ultime uscite. Inoltre vi ricordo che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i link del progetto Donne tra le corde, un progetto tutto dedicato al wrestling femminile mondiale che vi aiuta a tenere traccia di tutti i risultati che aleggiano intorno alla divisione femminile grazie a news, rumors, speciali sulle vostre lottatrici preferite e quant'altro. Vi rimando ai link che trovate qua sotto in descrizione per tutte le info. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. Grazie di cuore e alla prossima. Bye bye!